Parliamo del potere degli esseri umani, non il potere apparente dato da un abito elegante, un'auto di lusso o un ufficio ai piani alti, ma il vero potere, il potere di creare, di plasmare, di guidare. Nel mondo del lavoro, questo potere deriva dalla comprensione di un principio fondamentale, la causalità, causa ed effetto, azione e reazione. Non sei una foglia al vento, sballottato da forze che non puoi controllare. Sei tu stesso una forza della natura. Hai il potere di essere la causa, di iniziare, di far accadere le cose. Pensa ai leader di maggior successo che conosci. Non aspettano che le cose accadano, vero? Fanno accadere le cose. Hanno capito che ogni azione, ogni decisione crea un effetto domino. Sono intenzionali, sono proattivi, sono la causa, non l'effetto. Questa è l'essenza della vera leadership. Si tratta di prendere il timone, impostare la rotta e guidare la propria nave attraverso la tempesta. Si tratta di creare il futuro che si immagina, non solo di reagire al presente. Si tratta di liberare il potere che è in te per diventare una forza di cambiamento positivo. Sei pronto a prendere in mano il tuo potere? Sei pronto a diventare la causa? Addentriamoci ed esploriamo come puoi sfruttare il principio di causalità per trasformare la tua leadership e ottenere risultati straordinari. Siamo onesti. Ci sono due tipi di persone in questo mondo: quelli che reagiscono e quelli che agiscono. Tu di che tipo sei? I leader reattivi sono come navi senza timone, sballottate dai capricci del mare. Sono sempre a rincorrere, a spegnere incendi e a sentirsi sopraffatti. Ti suona familiare? I leader proattivi, d'altra parte, sono i capitani delle loro navi. Hanno una chiara destinazione in mente e tracciano una rotta per raggiungerla. Anticipano le sfide, colgono le opportunità e creano il proprio destino. Sono in controllo. Ora, non sto dicendo che i leader reattivi siano persone cattive. Ci siamo passati tutti. Ma ecco il punto. Reagire è un'abitudine. E come ogni abitudine, può essere cambiata. Inizia con la consapevolezza. Stai costantemente spegnendo incendi. Ti sembra di essere sempre un passo indietro? Se è così, è il momento di cambiare la tua mentalità. La proattività è assumersi la responsabilità. Significa capire che hai il potere di scegliere la tua risposta a qualsiasi situazione. Si tratta di concentrarsi su ciò che puoi controllare, non su ciò che non puoi controllare. Si tratta di diventare la causa, non l'effetto. Allora, sei pronto a prendere il timone? Sei pronto a diventare il capitano della tua nave? La scelta è tua. Bene, sei carico e pronto ad essere proattivo. Ma come si fa in pratica? Come si fa a diventare la causa, l'iniziatore, colui che fa accadere le cose? Analizziamolo in passaggi concreti. Innanzitutto, definisci chiaramente la tua visione. Cosa vuoi creare? Che impatto vuoi avere? Scrivilo, visualizzalo, sentilo nelle tue ossa. Questa è la tua stella polare, che guida ogni tua decisione e azione. Secondo, stabilisci obiettivi ambiziosi. Non si tratta solo di sogni ad occhi aperti, ma di obiettivi specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e vincolati al tempo. Suddividili in traguardi più piccoli per creare una tabella di marcia per il successo. Terzo, agisci in modo massiccio. Non succede niente finché non lo fai tu. Non aspettare il momento perfetto o il piano perfetto. Inizia a muoverti. Lo slancio crea slancio e ogni passo che fai ti avvicina ai tuoi obiettivi. Infine, sii implacabile. Ci saranno ostacoli, battute d'arresto e sfide lungo il percorso. È inevitabile. Ma ricorda, il fallimento è solo un feedback. Impara dai tuoi errori, adatta il tuo approccio e continua a spingere in avanti. Siamo realistici. Diventare una causa, un vero leader, non è sempre facile. Ci saranno ostacoli, sia interni che esterni. Una delle sfide più grandi che dovrai affrontare è superare le tue convinzioni limitanti.
Questi sono i pensieri negativi e i dubbi che ti sussurrano all'orecchio, dicendoti che non sei abbastanza bravo, abbastanza intelligente o abbastanza esperto. Ascoltami, non credere a queste frottole. Queste convinzioni limitanti non sono altro che illusioni, barriere autoimposte che ti impediscono di esprimere il tuo vero potenziale. Non sono basate sulla realtà. Sono semplicemente pensieri che hai ripetuto così tante volte che hai iniziato a crederci. La buona notizia è che puoi cambiare i tuoi pensieri. Inizia identificando quelle convinzioni limitanti. Quali sono le storie negative che racconti a te stesso? Una volta identificate, mettile in discussione. Sono davvero vere? Quali prove hai per sostenerle? Molto spesso scoprirai che queste convinzioni crollano sotto esame. Successivamente, sostituisci quelle convinzioni limitanti con altre che ti diano forza. Afferma i tuoi punti di forza, celebra i tuoi successi e concentrati su ciò che puoi ottenere. Circondati di influenze positive, persone che credono in te e nella tua visione. Ricorda, sei capace di cose incredibili. Non lasciare che la paura ti blocchi. Costruire un team proattivo. Dare agli altri il potere di creare. La leadership non è un'azione solitaria. Si tratta di ispirare e dare agli altri la possibilità di raggiungere il loro pieno potenziale. Per creare un'organizzazione veramente proattiva, è necessario coltivare una cultura di appartenenza, responsabilità e azione. Inizia comunicando chiaramente la tua visione e i tuoi obiettivi al tuo team. Fai sapere loro dove stai andando e perché è importante. Quando tutti sono allineati su uno scopo comune, si crea un potente senso di unità e motivazione. Successivamente, dai al tuo team la possibilità di assumersi la responsabilità. Delega le responsabilità, incoraggia l'iniziativa e crea un ambiente in cui le persone si sentano libere di correre rischi e prendere decisioni. Quando le persone si sentono autorizzate, sono più propense a farsi avanti, ad essere proattive e a dare il meglio di sé. Fornisci le risorse, il supporto e la formazione necessari per aiutare il tuo team ad avere successo. Investi nel loro sviluppo, sia professionale che personale. Ricorda, il tuo team è la tua risorsa più grande. Trattalo di conseguenza. Infine, celebra i successi e riconosci i risultati. Riconosci i contributi individuali e di squadra. Un piccolo apprezzamento fa molto per aumentare il morale, rafforzare i comportamenti positivi e creare una cultura del successo proattivo. La sfera di cristallo. Anticipare e navigare il futuro. Ora, nessuno di noi può prevedere il futuro, ma puoi sviluppare le competenze per anticipare potenziali sfide e opportunità. È qui che entra in gioco il pensiero strategico. Inizia rimanendo informato. Cosa sta succedendo nel tuo settore? Cosa stanno facendo i tuoi concorrenti? Quali sono le tendenze e le tecnologie emergenti che potrebbero avere un impatto sulla tua attività? La conoscenza è potere e più sai, meglio sarai equipaggiato per navigare nelle acque imprevedibili del mondo degli affari. Successivamente, sviluppa le tue capacità analitiche. Impara a identificare i modelli, anticipare le conseguenze e prendere decisioni informate basate su dati e intuizione. Non aver paura di sperimentare e provare cose nuove. Più fai pratica, migliore diventerai nell'anticipare e rispondere al cambiamento. Infine, sii agile. Il mondo degli affari è in continua evoluzione e ciò che ha funzionato ieri potrebbe non funzionare domani. Sii pronto ad adattarti, a cambiare rotta e ad adeguare il tuo percorso secondo necessità. Ricorda, l'unica costante è il cambiamento e chi lo abbraccia prospererà. Sezione 7. Esercita il tuo potere. Esercizi pratici per una leadership proattiva. Bene, mettiamoci al lavoro. Ecco alcuni esercizi per aiutarti a sviluppare i tuoi muscoli proattivi. Il gioco del "cosa succede se" dedica 15 minuti al giorno a fare brainstorming su potenziali sfide o opportunità che potrebbero sorgere nella tua attività.
Quindi trova soluzioni o strategie proattive per affrontarle. Questo ti aiuta a stare un passo avanti e a sviluppare le tue capacità di problem solving. L'impostazione degli obiettivi con ingegneria inversa. Inizia con il tuo obiettivo finale e lavora a ritroso, suddividendolo in passaggi più piccoli e concreti. Questo ti aiuta a creare una chiara tabella di marcia per il successo e a identificare le azioni specifiche che devi intraprendere ogni giorno per raggiungere la tua destinazione. La revisione e l'anteprima quotidiana. Alla fine di ogni giornata, prenditi qualche minuto per rivedere i tuoi risultati e identificare le aree di miglioramento. Quindi, pianifica le tue massime priorità per il giorno successivo. Questa semplice pratica ti aiuta a rimanere concentrato, organizzato e in linea con i tuoi obiettivi. Ricorda, la leadership è un'abilità e, come ogni abilità, richiede pratica per essere padroneggiata. Rendi questi esercizi una parte regolare della tua routine e rimarrai stupito dalla trasformazione che sperimenterai. L'effetto domino. Un'azione, infinite possibilità. Ogni tua azione crea un effetto a catena, mettendo in moto una serie di eventi che possono avere un profondo impatto sulla tua attività e sulla tua vita. Questo è il potere della causalità in azione. È come un gioco del domino. Una piccola spinta può far cadere un'intera catena di eventi. Pensaci, una singola conversazione può far nascere una nuova idea. Un'email al momento giusto può portare a una partnership redditizia. Un momento di ispirazione può alimentare un'innovazione rivoluzionaria. Non si sa mai quale azione apparentemente piccola potrebbe essere il catalizzatore di qualcosa di straordinario. Ecco perché è così importante essere intenzionali nelle proprie azioni. Ogni scelta che fai, ogni passo che compi, sta plasmando il tuo destino. Stai facendo scelte che sono in linea con i tuoi valori e la tua visione. Stai intraprendendo azioni che ti avvicinano ai tuoi obiettivi? Ricorda, non sei un osservatore passivo della tua vita, sei l'autore della tua storia. Hai il potere di creare il futuro che desideri, un domino alla volta. Padroneggiare la tua mentalità, coltivare un gioco interiore proattivo. La leadership parte da dentro. La tua mentalità, le tue convinzioni, il tuo atteggiamento. Queste sono le forze invisibili che plasmano le tue azioni e, in ultima analisi, determinano i tuoi risultati. Per diventare un leader veramente proattivo, è necessario coltivare un gioco interiore proattivo. Questo inizia con la consapevolezza di sé. Presta attenzione ai tuoi pensieri, alle tue emozioni e alle tue reazioni. Sei ottimista o pessimista? Ti concentri sulle soluzioni o ti soffermi sui problemi? Il tuo dialogo interiore plasma costantemente la tua realtà. Successivamente, pratica la gratitudine. Concentrati su ciò che hai, non su ciò che ti manca. Apprezza il bene nella tua vita, le persone che ti sostengono, le opportunità che ti circondano. La gratitudine sposta la tua prospettiva dalla scarsità all'abbondanza, aprendo la tua mente a nuove possibilità. Infine, coltiva una mentalità di crescita. Accogli le sfide come opportunità di apprendimento e di crescita. Credi nella tua capacità di adattarti, evolverti e raggiungere qualsiasi cosa tu decida di fare. Ricorda, il tuo potenziale è illimitato. L'unica cosa che ti trattiene sono i tuoi dubbi. Guidare con intenzione. Impostare la rotta per il successo. La leadership è molto più che gestire compiti e raggiungere obiettivi. Si tratta di ispirare gli altri, creare una visione condivisa e impostare la rotta per il successo. E tutto inizia con l'intenzione. Che tipo di leader vuoi essere? Quali valori vuoi incarnare? Quale eredità vuoi lasciare? Queste sono le domande che guideranno le tue azioni e ispireranno il tuo team. Una volta che hai chiaro il tuo intento, comunicalo in modo chiaro e coerente. Lascia che le tue azioni parlino più delle tue parole. Sii il cambiamento che vuoi vedere nel tuo team.
nella tua organizzazione e nel mondo. Ricorda, la leadership è un privilegio, non un diritto. È una responsabilità usare la tua influenza per il bene, per dare potere agli altri e per avere un impatto positivo sul mondo che ti circonda. Guida con intenzione e rimarrai stupito dalle cose straordinarie che potrai realizzare. Libera il tuo potenziale. Diventare una forza di cambiamento positivo. Questo è il grande viaggio alla scoperta di te stesso e per lo sviluppo della tua leadership. Hai imparato il potere della causalità, l'importanza della proattività e gli strumenti per plasmare il tuo destino. Ora è il momento di mettere tutto in pratica. Ricorda, la leadership non è una destinazione, è un viaggio. Ci saranno sfide, battute d'arresto e momenti di dubbio lungo il percorso. Ma non arrenderti, credi in te stesso, fidati del tuo istinto e non smettere mai di imparare e crescere. Il mondo ha bisogno della tua leadership, ha bisogno della tua visione, della tua passione, del tuo impegno costante nel fare la differenza. Quindi vai là fuori e libera tutto il tuo potenziale. Diventa la causa, l'iniziatore, la forza di cambiamento positivo che sei nato per essere. Questo è il tuo momento per brillare. Il mondo ti aspetta.